Aprì la lettera con non poca apprensione, ma allo stesso tempo con fiducia. Maria Pogani scriveva che era giunto il momento che lo raggiungesse in Argentina. Biro colse l'occasione al volo e, data subito la sua disponibilità, si vide arrivare una risposta la più rosea delle più rosee. 2 biglietti erano pronti per la nave che dovevano condurre lui e il suo collaboratore al di là dell'oceano, e una camera prenotata per un albergo a Barcellona, e in più $1.000 in banca direttamente dall'Argentina come sostegno economico. Biro avvertì Meine. Ora il problema era fuggire senza destare sospetti e raggiungere Barcellona per l'imbarco. Meine si occupò del biglietto per il treno che doveva condurli da Parigi a Barcellona e dei necessari visti che occorrevano, cosa non semplice, ma tutto andò per il meglio. Nessuno sapeva della loro partenza, neanche ovviamente Buchonnet. Al confine con la Spagna un momento di gelo e di apprensione. Vennero scovati i disegni e i progetti della penna che Biro aveva con sé e ci volle un bel po' per convincere i poliziotti che non si trattava di un'arma o di un ordigno bellico. Finalmente, giunti a Barcellona, si sistemarono in albergo. I biglietti della nave non erano ancora giunti. Sistemati in albergo non avevano altra scelta che aspettare. Come turisti si aggiravano per le strade di Barcellona, come in un tempo sospeso. Biro scrisse alla moglie Elsa, informandola sui movimenti, e poi scrisse a Kovacs, da cui ricevette un forte augurio per la sua nuova avventura, ma da un'altra persona non ricevette risposta che insulti. Quella persona era Andor Goy, che gli giurava di fargliela pagare per aver tradito, a suo dire, la patria. Scrisse anche a Buchonnet e per risposta non ricevette che insulti e auguri tutt'altro che benevoli, ma era comprensibile. Finalmente arrivarono i biglietti. L'imbarco sulla Ciudad de Sevilla, così si chiamava l'imbarcazione da crociera privata, noleggiata da alcuni passeggeri argentini che avevano intenzione di riportare in patria in salvo alcuni parenti. Una volta nell'oceano la nave comandata dal capitano, che mai aveva solcato quei mari e composta da un equipaggio raffazzonato, per grazia divina riuscì ad arrivare al porto di Buenos Aires. Ma durante il viaggio accadde una cosa imprevedibile. Meine comunicò la sua intenzione di non prendere parte al progetto, ma che lo avrebbe comunque aiutato per quanto riguarda la parte commerciale. Avrebbe cercato un lavoro e quanto prima avrebbe raggiunto di nuovo l'Ungheria. Facile parlare così quando non si sa quello che sarebbe successo da lì a poco. Era l'agosto del 1940. Arrivati furono accolti da Lang, che li accompagnò ad un albergo e disse loro che all'indomani li avrebbero aspettati lui e sua moglie nel loro ufficio. Lang si era comportato in modo strano. Era molto freddo. All'indomani, infatti, nell'ufficio di Lang trovarono una Maria Pogani tutt'altro che accogliente. Lo aggredì subito verbalmente, colpevole a suo dire di non aver portato con sé i campioni di penna, ma solo disegni. Evidentemente non capì in che situazione era l'Europa e che partire in fretta e furia in una condizione psicologica e fisica così stressante non era proprio il massimo. Comunque parlò dei progressi compiuti, Biro, e disse che avrebbe chiesto alla Helveco di spedirgli qualche penna. I coniugi Lang rimasero di stucco quando ascoltarono le pretese di investimento e il fabbisogno di macchinari. Biro aveva colto nel segno, pungendoli sulla questione finanziaria. Si rivelò che la penna era l'ultima speranza per loro, che erano sull'orlo del fallimento e pensavano di trovare l'oro senza neanche chinarsi a cercarlo. Si fece così accompagnare nei laboratori, la cui situazione era da mettersi le mani nei capelli. Una topaia, li definì Meine. A cena Biro si risolse di dire che in queste condizioni lui non se la sentiva proprio di iniziare una collaborazione e bleffando disse loro che non importava di essere al verde perché conosceva un importante personaggio in Argentina che lo poteva aiutare. Insomma, dopo un bel po' di battibecchi, anche se con poco, i Lang si erano convinti ad andare fino in fondo a tutte le loro risorse.
Alla fine si misero a un tavolo e definirono gli aspetti finanziari della questione. Innanzitutto nacque la compagnia sudamericana Biro SRL. Un terzo dei profitti sarebbe toccato a Biro, che doveva però dividerlo con Meine e Gheorghi, suo fratello, un terzo a Maria Pogani ed un terzo al marito Lang. Biro accettò a malincuore, ma non aveva scelta. L'unica cosa che riuscì a ottenere fu che si potesse far di tutto per poter portare sua moglie Elsa e la figlia Mariana in Argentina e riunire la famiglia Biro. Lang mise insieme non senza difficoltà operai specializzati, trovò altri locali da cui si ricavò anche un laboratorio chimico per la realizzazione dell'inchiostro. Gheorghi continuava a spedire formule di inchiostri fallimentari. Era una lotta contro il tempo, con la pressione costante dei coniugi Lang, che avrebbero voluto che con una bacchetta magica si presentasse loro la penna perfetta e pronta per essere commercializzata. Ma la situazione precipitò nel 1941, quando essi comunicarono a Biro che non avevano più la possibilità di sostenere il progetto. Biro disse che non era possibile, che loro erano vicini a ottenere quello che cercavano, che i miglioramenti erano sotto gli occhi di tutti e licenziare gli operai voleva dire mettere tutto sulle sue spalle e quelle spalle non potevano certo sostenere quel peso. Meine lo prese da parte e gli disse: perché non parli agli operai? Chiedi loro un piccolo sacrificio, spiega loro com'è la situazione, chiedi se possono continuare altri 2 mesi senza stipendio. Sono sempre stati dalla tua parte. Biro lo guardò come si guarda una persona che offre un salvagente in quell'oceano di incertezza. Gli operai accettarono e poco tempo dopo la penna a sfera, quasi senza difetti, fu realizzata. Lang allora volle subito reclamizzarla e la volle chiamare Etherpen, la penna eterna. Poteva essere usato ovunque, anche in aereo, recitava la pubblicità. Il sogno si era avverato. Era l'estate del 1941. I coniugi Lang non avevano ancora fatto nulla per far arrivare Elsa e Mariana dall'Ungheria. Biro li voleva con lui. Accamparono mancanza di soldi, di ristrettezza, insomma, rinegoziarono il contratto e misero alle strette Biro, che rinunciò ancora ad una parte del profitto. Il 16% accettò, ma sua moglie e sua figlia dovevano arrivare in Argentina. L'impresa fu titanica. Tenete sempre presente che siamo in un periodo assolutamente impossibile per quanto riguarda gli spostamenti, quasi impossibile. Ungheria, Svizzera, Germania, Austria e infine Spagna. Alla fine Gheorghi, Mariana e Elsa si imbarcarono a Bilbao nel 1941. Era il 14 settembre. Il viaggio durò 40 giorni e sbarcarono a Buenos Aires, ma senza Gheorghi, che fu trattenuto alle Barbados qualche settimana, arrestato per sbaglio assieme ad altri passeggeri con l'accusa di spionaggio. Però anche lui venne rimpatriato, risolto l'equivoco, e tutti erano riuniti un'altra volta, ma questa volta in Argentina. Passato l'entusiasmo iniziale, si evincevano dalle decine di penne restituite perché difettose, non solo perché scrivevano male, ma alcune perdevano addirittura l'inchiostro. Avevano usato una logica semplice per l'inchiostro. Esso era composto da una parte liquida e un'altra solida. La carta assorbiva la parte liquida e la parte solida rimaneva nella superficie. Una sfera di metallo, alloggiata nella punta di scrittura all'interno dell'ugello, in cui ruota la sfera liberamente, lascerà che una linea regolare di inchiostro si asciughi veloce sulla superficie di scrittura. La sfera è alimentata continuamente dall'inchiostro tramite il serbatoio, che in genere è il corpo della penna o un tubo al suo interno. Tuttavia, questo metodo intuitivo e semplice non teneva pienamente conto delle difficoltà e delle sfide ingegneristiche che dovevano essere superate per produrre un modello di penna funzionante ed economico.